Eccoci ragazzi, ben ritrovati e un caloroso benvenuto a chi fosse nuovo. Tutorial esamineremo i Progression Event, ovvero gli eventi progressivi rilasciati su Roller Coin e le varie modalità per completarli. Inizieremo da un livello di base, giocando senza effettuare alcun deposito. Andiamo ad analizzarne uno. Ad ogni Progression Event troveremo una tabella con le ricompense e i punti necessari per ottenerle. Come possiamo notare, riceviamo 400 punti per tutti gli acquisti effettuati nel marketplace, ossia acquistando miner, componenti, rack e batterie da altri giocatori. Inoltre, otteniamo 500 punti per ogni livello di gioco superato. 1000 punti per tutti gli acquisti nello store, nelle flash sale, per eventuali livelli del Season Pass o per l'acquisto del Season Pass Gold. Nella tabella a destra notiamo il moltiplicatore di base, che è inizialmente di 1 per. Ogni RLT acquistato con deposito o convertendo criptominate aumenta il nostro moltiplicatore del 10%. In altre parole, se normalmente ricevo 500 punti per completare i livelli di gioco, acquistando un RLT ne riceverò 550. Questo principio si applica anche agli acquisti nel marketplace e in altre modalità. Ad esempio, se acquisto un miner da 10 RLT nel marketplace, riceverò 4000 punti. Se lo acquisto nello store o in una flash sale, ne riceverò 10.000. Supponendo di acquistare un RLT, nel primo caso ne riceverò 4400, nel secondo 11.000. Dopo questa introduzione, passiamo al lato pratico e alle varie strategie per essere più profittevoli. Il modo più economico per progredire è giocare. Come possiamo vedere, dopo aver completato 2 partite, passiamo al livello di gioco 2 e completando la terza partita ci vengono accreditati i punti, in questo caso 500. Supponiamo che un giocatore standard completi 6 partite in 7 giochi diversi, superando il secondo livello di difficoltà, come normalmente fanno tutti per completare la quest giocando 40 partite. In questo modo avrebbe superato 14 livelli di gioco, che moltiplicati per 500 sono 7000 punti al giorno. Moltiplichiamolo per 5 giorni, avremmo un totale di 3500 punti. Possiamo notare dalla lista dei premi, riusciremo a completare gratuitamente i primi 6 livelli. Ammettendo di completare anche la quest richiesta nel Season Pass, ovvero acquistare un RLT, non riusciremo neanche ad aggiudicarci il 7° premio. In questo contesto, la strategia migliore è giocare le prime 2 partite in 7 minigame diversi, acquistare un RLT, completare i primi 2 livelli di gioco, e proseguire con alcuni acquisti in modo da sfruttare il moltiplicatore. Oppure, si può tentare la fortuna con le loot boxes. Torniamo alla lista dell'evento e notiamo 2 tabelle sulla destra. La prima indica quale cripto è in sconto, quanto dobbiamo depositare, quanti RLT otteniamo con lo sconto e quante commissioni dobbiamo pagare per completare l'evento utilizzando acquisti nel marketplace. Supponiamo di voler acquistare 10 RLT, dovremmo depositare $6,83 in Tron con un moltiplicatore di 2. I punti ricevuti raddoppieranno, poiché nel marketplace invece di riceverne 400 per ogni RLT speso, ne otterremmo 800. Tuttavia, dovremmo fare acquisti per oltre 5000 RLT e le commissioni da pagare sarebbero di 279 RLT, arrotondate. Comunque, come possiamo vedere, è poco conveniente in quanto i premi dell'evento in questione avevano un valore di 161 RLT. Quindi, per comprendere come completare l'evento, dobbiamo innanzitutto avere una stima del montepremi. A questo proposito, mi occuperò personalmente di indicarvelo nei video degli eventi, ma ora vi mostrerò come farlo. Prendiamo ad esempio il Miner Genesis, poiché l'evento è già iniziato da 2 giorni, ovviamente il suo prezzo è sceso. Supponiamo che il miner valga attualmente 27 RLT. Riportiamo questo valore nella casella corrispondente a 27 e facciamo lo stesso per tutti i premi. In questo modo otteniamo il valore complessivo del Progression Event. Fatto questo, dobbiamo decidere quali premi tenere e quali vendere. Ovviamente, se decidiamo di tenerli tutti, il costo delle commissioni da pagare dovrà essere inferiore al valore complessivo dei premi. Facciamo un esempio. Ammettiamo che questi premi abbiano un valore di 200 RLT. Come possiamo vedere, con un moltiplicatore di 5, avremmo un costo di commissioni di 111 RLT. Naturalmente, dovremmo anche disporre degli RLT necessari per acquistare e vendere, e ci basterà depositare $27. Come possiamo notare, più è alto il deposito, minori sono le commissioni.
Ricordatevi che il moltiplicatore scade dopo un'ora dall'acquisto degli RLT, quindi non convertite subito l'intero deposito in RLT. Tenete, se non ne avete altre da convertire, almeno il valore di 2-3 RLT, soprattutto se scegliete di farlo nel marketplace. Passiamo ora alle loot box. Come possiamo vedere dalla tabella, dovremo aprire un totale di 179 loot box da 5 RLT, per una spesa complessiva di 750 RLT. Pertanto, per gli acquisti nello store o nelle flash sale, dovremmo sempre fare acquisti per un totale di 750 RLT. Nel caso in cui dovessimo rivendere gli acquisti, le commissioni da pagare ammontano al 5%. Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione la perdita che avremo tra acquisto e vendita. Facciamo un esempio. Non ho mai adottato questa strategia in quanto non la reputo conveniente. Di acquistare il Patoprobe nella flash sale, arrotondiamo a 27,50. Andiamo ora a vedere a quanto potremmo venderlo e notiamo che si venderebbe quasi subito a 19. Quindi, impostiamo come prezzo di vendita 18, considerando anche le fees. In questo caso, vendita di 9,50 RLT. Moltiplichiamolo per il numero di trade necessarie per raggiungere i 750 RLT, quindi 27 trade, con una perdita totale di 256 RLT. Come potete notare, sarebbe troppo dispendioso. Pertanto, se avete il Golden Pass Gold, è preferibile acquistarne i livelli e poi rivendere alcuni dei premi ricevuti. In questo video vi ho illustrato i vari metodi e strategie per completare i progression event. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiederei di ricambiarmi con un bel mi piace al video che aiuta moltissimo la crescita del canale. Anche per oggi abbiamo terminato. Grazie per la visione. Ci vediamo ad un prossimo video.